Ciao amici, ben ritrovati. Avete visto che bei luoghi che ci sono in collina? Questo è uno di quei video un po' pallosi, uno di quelli che uno dice li voglio skippare. No, vabbè, semplicemente lo voglio dedicare a coloro che hanno appena comprato il drone e che si trovano in città e decidono di andare a fare una gita fuori porta verso le colline e vogliono portarsi il loro drone. E quindi voglio spiegare qualcosina di meteorologia per stare un pochino più attenti vicino alle colline, vicino alle montagne. Vediamo. E insomma, quanti in questo periodo magari decidono di andare a fare una gita fuori porta il sabato e di portarsi il drone per andare a volare vicino a quei bei paesi inerpicati sulla roccia e man mano che procedono verso la pianura, verso fuori dalla città, si accorgono che la temperatura segnata dal termometro della macchina in realtà scende anche se il sole sta salendo piano piano. Quello è il tipico fenomeno della bolla di calore in cui tutte le città ormai sono immerse, le grandi città sono immerse e questo, le pianure che sono sempre più andando verso fuori vicino alle colline saranno sempre più fredde. Questa temperatura più fredda del terreno provocherà la nebbia. Questa è la nebbia più bella da riprendere con il drone perché è anche quella più tranquilla, è la cosiddetta nebbia dovuta all'irraggiamento. Infatti il terreno durante tutta la notte ha rilasciato completamente la sua temperatura acquisita durante la giornata precedente e quindi vicino al suo strato la temperatura è molto più fredda rispetto a quella degli strati superiori dell'aria che si stanno riscaldando grazie ai raggi del sole. Ed è per questo che si provoca il cosiddetto fenomeno dell'inversione termica, per cui gli strati più bassi sono più freddi e quelli più sopra, più in alto, sono più caldi e quindi si formano le prime goccioline di acqua fino a formarsi la nebbia. Questa nebbia è una nebbia statica che si dirada man mano che si riscaldano tutti gli strati della temperatura, tutti gli strati dell'atmosfera e anche man mano che il sole fa capolino dietro le colline. E quindi è una nebbia che indica staticità dell'aria, quindi poco vento, e potete anche far andare il drone oltre la nebbia. Bisogna solo fare attenzione a quanto è pesante, quanto è forte, perché sono pur sempre delle goccioline d'acqua e sappiamo che il drone non è fatto per stare in acqua. E se invece mentre viaggiamo su una strada che è vicino ad una collina vediamo su in alto un bel paese con una nebbia tutta intorno che fa uscire la punta del campanile e decidiamo di fermarci e magari di far andare il drone fino sopra, ecco, quella nebbia che gli abitanti del paese appunto vivono come nebbia, in realtà potrebbe benissimo non essere nebbia, ma essere una nuvola che si è formata lì, portata e creata da un vento umido che abbastanza teso proviene dalla vallata che c'è sotto. Ecco, questa aria va a sbattere alla collina e inizia la sua risalita verso l'alto perché il vento non sa più come fare a muoversi. La risalita verso l'alto porterà l'aria umida e calda al punto di condensazione ed ecco lì che si è formata questa nuvola, effettivamente è una nuvola. Questa nuvola però è una nuvola un po' particolare, bisogna fare particolare attenzione perché è sinonimo di venti, di moti ascendenti abbastanza forti e quindi che potrebbero portare il nostro drone molto più in alto di quello a cui noi vorremmo farlo andare e infatti ci sono moltissimi rimescolamenti dell'aria in quella zona proprio dovute al vento teso, quindi attenzione a girare intorno o a passare in mezzo alla nebbia proprio.
ma in collina o vicino alle montagne non è tutto così semplice. Sicuramente in quel caso noi vediamo le nuvole che si creano e quindi sappiamo che il vento sta risalendo verso la collina, ma se ci trovassimo dall'altra parte della collina, ecco, dall'altra parte probabilmente il tempo sarebbe bellissimo, però ci sarebbe un vento piuttosto nascosto e non facile da osservare, che è quello di ridiscesa, appunto. Quindi in questo caso il vento di ridiscesa diventa nuovamente caldo perché riscende il crinale, e però è difficile da valutare, da osservare, potrebbe incanalarsi in mezzo a vallate dove trova la strada più facile per ritornare verso il basso, quindi attenzione anche in questo caso a far alzare il drone molto più in alto della sommità della collina o anche vicino alla sommità della collina, quindi tenetevi sempre un pochino più bassi e osservate sempre come si muove il vostro drone, come risponde ai vostri movimenti sugli stick. Questo vento, quando è molto intenso, soprattutto sulle creste delle colline o delle montagne vicino alle colline, può provocare anche delle onde orografiche, quindi delle accelerazioni e decelerazioni della velocità del vento man mano che si scende verso valle, e quindi bisogna prestare particolare attenzione a fare dei lunghi spostamenti con il nostro drone. Ebbene ragazzi, questo video diciamo un po' palloso dedicato alla meteorologia è terminato. Vi ricordo di venirci a trovare sul gruppo Facebook Squadrone, vi lascio qui il nome che potete cercare su Facebook, e ci sentiamo alla prossima. Voglio sotto sotto. Ciao a tutti.